siamo 3 minuti e siamo in questa zona commerciale. Non so neanche dove siamo, non so in quale città. Città di Mariano Comense. Sì, città di Mariano Comense. Mi è venuto in aiuto un cartello. Ragazzi, quindi ci troviamo nell'officina Cancian Iveco Service. Se ne intendono perché hanno degli appalti anche di tutti gli Iveco di Mondo Convenienza, quindi gli Iveco sono l'ordine del giorno. Speriamo che ci risolvano il problema. Hanno già fatto un primo controllo, hanno visto che ci sono dei seat block scoppiati. Ecco perché si è coricata a destra ed ecco perché ha tutti questi scricchioli, perché pesta, ci sono i seat block ormai scoppiati, c'è il ferro sul ferro. Quindi facciamo un po' di lavoretti, lo rimettiamo proprio bene in sesto, questo camperone è pronto per un anno di viaggio. È sì, giusto, direi, è da fare. sì, è da no, fare, ma poi sono tutte cose che trascurare è peggio. Sì, la sicurezza non ha prezzo, è da fare. Per stare tranquilli e per quando si è in viaggio è così. Cosa ci stai preparando di buono? A proposito. Il ragù con la salsiccia, facciamo la pasta fresca. Poi ho fatto le patate con la salsiccia, con una salsiccia. Era da finire tutti voi. Poi hai fatto la frutta, le fragole con la salsiccia. No? Si è capito che ho una salsiccia a finire. Sì. Non si butta via niente, si usa tutto. E quando mai? È l'1:10, io finisco di fare un lavoretto al computer e pranziamo, così alle 2 quando arrivano loro mettono il camper dentro. Ragazzi, ancora di nuovo in officina, ancora di fronte a un'officina, però stavolta è perché... Per una buona causa. Beh, sempre per buone cause, sì. C'è sempre qualcosa da fare, da sistemare, da rinnovare, da modificare perché il tempo usura tutto. Il Iveccone è un po' vecchiotto, ogni tanto ha ha bisogno bisogno di un lifting. Sì, sì. Di qua un lifting. Adesso di là. boccole. Vabbè, comunque buon appetito ragazzi, poi vediamo. Buona. E ora ragazzi di portare dentro il camperone. Stavo dormendo, mi sono fatto un riposino. Ieri siamo andati a letto all'1 e svegliato alle 7. 6 ore, sempre di meno sto dormendo. Adesso mettiamo dentro. Siamo dentro dentro l'officina e sta facendo i primi controlli per vedere come mai è coricato così a destra. Pronti, via, come avrebbe detto il mio amico Angelo, e smontano tutto. Allora, guardate, questo è scoppiato ed è del... Ero convinto che fossero partite le crociere e invece vedete ci sono dei supporti con le gomme che sono partiti. 1 e 2. Questi li cambi tutti e due i supporti, vero? Uno. Ah, questo non è partito? No, quello è buono. Ah, anche qui guardate questo gommino in che condizioni è. E ci credo che io ho problemi di pendenze. Guardate in che condizioni, demolito. E bisogna cambiare tutto il braccio. Purtroppo tutto questo pezzo qua. Però sono cose da fare, poi tornerà nuovo. Mi ha detto che probabilmente mi ha detto che al 100% è coricato per quel motivo. E cambiando quel gommino e il braccio ritornerà bello dritto, cioè era buttato totalmente ragazzi, avevo da questa parte 20 cm dalla ruota, dall'altro era attaccato. Guardate ragazzi come mai da una parte era totalmente inclinato, questo era a sinistra e quindi ancora abbastanza consumato, vecchio però ancora decente, e dall'altra guardate non c'era niente a brandelli, ecco perché il camper, la balestra a destra non poggiava più su nulla praticamente, quindi era totalmente coricato. Adesso li stiamo mettendo nuovi e sono, vedete, sono comunque dei gommini, dei supporti totalmente, sono perfetti.
Ragazzi, delle schegge, un paio di ore, già smontato e rimontato tutto, già rimontando anche le gomme. Siamo capitati in un'officina serissima. Ragazzi, ha attaccato alle 2:30, sono le 5:10, ha smontato mezza van treno, ha rimontato tutto ed è pronto già per mettere il camper giù. Vedete un altro pezzo rovinato, prima vi ho fatto vedere questo che è completamente scoppiato e adesso vi faccio vedere quest'altro. Guardate com'è aperto, vedete, questo dovrebbe essere chiuso, dentro c'è il grasso e invece ormai è completamente aperto. Erano tutti i problemi che avevo sul lato destro, ecco perché era inclinato. Adesso ha smontato anche l'albero e sta cambiando un'altra parte usurata, un cuscinetto, ma non vi ho ancora detto che il camper è dritto, ragazzi, è di nuovo dritto, ve lo faccio vedere. Camper di nuovo in bolla. Prima da questa parte il parafango era così e dall'altra questo arrivava qui a metà ruota, era proprio totalmente schiacciato. Adesso da una parte così e dall'altra uguale, vedete? Adesso va molto bene, il camper è dritto, sono molto felice. Vedete, questo è totalmente scoppiato. Bene, fatto una piccola chiacchierata, ringraziati per oggi, domani continuano, c'è da fare il tagliando, c'è da fare il seat and block delle balestre posteriori, ci sono altri lavoretti, il camper ragazzi è drittissimo, adesso l'ho parcheggiato qui, guardate, non è più coricato a destra, che bello, sono molto contento. E domani mi controllano anche il problema dei fusibili, perché qui lo sanno e speriamo che risolvano, che mi dicano che è tutto sicuro, lo provano, lo testano. Ragazzi, siamo in questa officina perché Angelo ha fatto dei lavori a Roberto e Michela nel loro camper e loro gli avevano consigliato di venire qui in questa officina per fare lui dei lavori sul suo camper. E quindi siamo venuti qui grazie a Roberto e grazie ad Angelo che è venuto a fare dei lavori qui. Adesso Roberto l'abbiamo conosciuto anche noi, ci sta aspettando qua fuori e andiamo a cena insieme, andiamo a mangiare una pizza insieme. Adesso ci accompagna a casa sua, così parcheggiamo il camper al sicuro. 3 minuti e mezzo, ha detto, è vicinissimo all'officina. Così domani mattina riparcheggiamo qui o stanotte stesso e domani continuano i lavori sull'Iveco. Davanti c'è Roberto e ci guida a casa sua. L'Iveco è dritto ragazzi, drittissimo. Gli abbiamo dato una bella raddrizzata e ancora scricchio là dietro perché ci sono i side and block usuratissimi e tocca ferro con ferro, ma domani sistemiamo anche quelli. Alla cena. Ragazzi, vi presento Roberto e Michela. Siamo qui grazie a lui che ha parlato di una officina super, come si può dire, super efficiente. E Angelo infatti ha fatto dei lavori, l'ha consigliata a me, ma sempre grazie a Roberto. Oggi abbiamo parcheggiato qui perché andiamo a mangiare una pizza insieme. Grazie, certo. Piacere di conoscerci. Permesso? Grazie. Ah, questo guarda è Dado con fiore. Però questo non parla, vero? No. Siete fortunati, perché se parlasse mai uno di Angelo vi distruggerei. Ci sono 30 gradi ragazzi, quindi un bicchiere di birra fresca ce lo beviamo. Ma anche se ce ne fossero stati 20, non è che ce la beviamo perché c'è caldo. No, io me la bevo da qui, Roby. Al bacio. Grazie Roby e Cincin. Piacere. Salute. Salute. Sto spaventando. Vai da Dado, corri. Sì. Vai da Dado. Stai su. Sali su. Cosa fai? Che bello. Sentito. Addirittura. Avevo l'orologio dall'altra, così non devi stancare. Dai ragazzi, si va a mangiare una pizza. Di 50.000 il cane ne avrà fatti 270.000. In un po' là. La taverna, pizzeria
La taverna. Ristorante. Dal 1978. Caspita, la sapranno fare la pizza, dato, eh? C'è sempre lo stesso pizzaiolo, eh? C'è sempre lo stesso pizzaiolo. Beh, non è tanto, alla mia età. No, tu sei più vecchio. Ci hanno appena portato i menù. Rita, ti ispira qualcosa? E non li ho ancora trovati, aspetta. Ah, non è... Anche tu sul vino sei finita? Sì, sul vino non riesco a uscire. Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo noi, ce n'è due. Sì, va benissimo. Altrimenti quelli che ho al calice sono tutti fermi. No, va bene, quella... Guarda un quartino, sì. Sì, sì Rita, salute. Sono arrivate le pizze, taverna per Rita e questa è la mia, pizza Claudia, non mi ricordo più neanche gli ingredienti, uovo, grana, e pancetta cotta al forno, la assaggiamo, e crema di asparagi. Grande Michela, giusto? Tutte leggere, buona, ottima. Adesso si va a pagare, ragazzi. C'è un rumore tremendo qua dentro perché muri è pieno di gente, quindi c'è molto il rimbomba molto. Grazie per la pizza, Roby. Prego, figurati. Grazie mille. Siamo rientrati a casa di Roby e di Miki, ci stiamo bevendo un limoncello dopo la ottima pizza. Adesso ci rilassiamo 10 minuti e poi a nanna anche noi. Dai Dado, a letto. Dado, dai. Adesso. Se ti lasciamo qua. Ciao. Grazie mille Roby, grazie Miki, buonanotte, ciao. 11 meno 10 e anche questa giornata è andata molto produttiva, molto proficua. Sono molto felice di vedere il camper dritto dopo 4 anni perché noi l'abbiamo comprato così. Abbiamo comprato che pendeva già un po' a destra, poi è peggiorato nel tempo. Grazie Roby, grazie Michela per la bella serata, per la pizza. Adesso ci rilassiamo con una tisanetta e ce ne andiamo a letto anche noi. Domani mattina sveglia presto e di nuovo in officina per finire i lavori. Tagliando, far controllare il problema dell'incendio, i seed block delle balestre posteriori, quindi ci sono altri lavori da fare, poi partiremo molto tranquilli. Ma già stare in equilibrio in camper è fantastico. Buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti amici, giovedì 27 luglio, secondo giorno di lavoro in officina, sono le 7:15 del mattino, siamo parcheggiati ancora dentro la proprietà di Roberto, adesso facciamo colazione e andiamo di fronte all'officina perché poi ci chiamano, ci fanno entrare subito per cominciare i lavori. Oggi abbiamo già detto cose importantissime come controllare il problema dell'incendio e anche tagliando e sostituire altre boccole, altri seed block della parte meccanica del camper. Grandissimo Roberto, grandissimo Angelo che mi avete detto di venire qui e grandi persone, grande officina, velocissimi, competenti. Quando trovi persone del genere è bene anche mettere un punticino su Maps come promemoria per ritornare sempre in posti così. Bene, preparo la spremuta, le colazioni e poi ci spostiamo. 8:27, camper in moto, siamo pronti per tornare in officina. Vado ad avvisare Roberto che siamo pronti. 1 minuto e siamo di nuovo in officina, è proprio qua dietro. Roby! Poi amici, buongiorno, come va? Sto facendo vedere il pappagallo mi ha dato. Ah, dov'è? Dentro? Ecco, vedi di là. Roby! Questi sì che sono buoni, fai vedere. Wow, San Marzano, così si chiamano. Oh no, questi. Penso. Sì. Questo è l'orticello che si fanno Roberto e Michela. Oh, i pomodori loro, che figata. Che figata. Nuovamente in officina ragazzi. Questa bottiglia ha la voce proprio affogata. La Rita, buongiorno. Buongiorno.
che ci porta sempre, lei sa tutte le strade, Sì, si ricorda cioè, tutto. sono meglio di Google. Grande Rita. Eccoci qua di nuovo da Kanchan. Siamo pronti per entrare? Non lo so, ci vorranno. Di nuovo sulla fossa, ragazzi. Di nuovo sulla fossa. È arrivato anche il primario che si occupa del nostro Iveco, il grande Massimo, e sta occupandosi di un altro Ivecone di Mondo Convenienza. Hanno l'appalto anche per Mondo Convenienza. Vero, sto dicendo che gli Iveco li fate a occhi chiusi. Eh? Cosa? Gli interventi. Ah, sì, sì. Vabbè. Ormai. Beh. Adesso immediatamente tagliando, cambiamo tutto, filtri, olio, filtro gasolio, filtro aria, filtro abitacolo, e poi ci manca praticamente solo, hanno tutti i pezzi, hanno tutto, trovano tutto in mezza giornata. Ci manca solo le frecce laterali, le cambio perché queste arancioni non mi piacciono. Ho visto diversi Iveco con le frecce bianche trasparenti, lo svecchia molto e quindi le ho volute anche io, però quella è l'unica cosa che arriva domani mattina, tutto il resto c'è già. Adesso Massimo ha tirato su il camper e cambia le boccole, il seat and block delle balestre. Vedete, questi erano i seat and block della balestra posteriore sinistra, distrutti totalmente. Queste sono cose che vanno sempre controllate e cambiate anche prima di arrivare a questo punto. Morena adesso sta cercando anche i soffioni per gli ammortizzatori ad aria, no? È il problema che tutti mi dite sempre, perché ogni giorno li gonfi, perché sono crepati e perdono. Adesso stiamo vedendo se riusciamo a trovarli per poterli sostituire. Sono questi. Perché il camper è del 2003. Ce ne sono tre, cioè avete tre tipi, per il Ford, per il Volkswagen e per gli Iveco Daily. Sta continuando a controllare, ma bisognerebbe dargli un codice, vediamo se si riescono a trovare in tempi record. Mi piacerebbe cambiare anche quelli. Adesso stiamo controllando il problema del fusibile e della centralina portafusibili che ha preso fuoco. La direttiva dell'Iveco diceva di fare questa modifica che in effetti io ho, però controlliamo e vediamo perché. Ho paura io di accendere. I lavori continuano, ma adesso sosta a pranzo. I ragazzi sono andati a pranzo appunto e noi pure. Ci danno sempre la possibilità di uscire, quindi fanno dei lavori sino a quando rimontano, ci fanno uscire, il camper può marciare. Adesso Rita ci sta preparando due spaghi. O due penne. Due trofie. Ah, due trofi. Con pesto e pomodorini, trota salmonata. Ed è l'1:45. Adesso alle 2 rientriamo dentro. Devono sostituire le boccole delle balestre, le boccole anteriori delle balestre, perché le boccole posteriori le hanno già sostituite. Poi devono controllarmi, hanno già aperto la scatola dei portafusibili. Tagliando fatto. Cosa deve fare ancora? Ah, mi hanno dato che c'erano, hanno cambiato le pastiglie dei freni posteriori e anche quelle dei freni anteriori. Tanti lavori, ragazzi, eravamo 4 anni in viaggio, non avevamo toccato una virgola. A un certo punto siamo obbligati, bisogna. Sì, se no si precipitano viaggia, le quando cose. ci si vive, sì. Se no finisce male. Certo. Il camper e anche noi. Sì, come fai la manutenzione ad una casa? Certo. Brava Rita, grande.
Poi ci costerà anche poco, Vabbè, quello che costa. fa parte del viaggio. Certo, non paghi le bollette, però paghi Sì, sì. per forza. Documentiamo la steccatura di Dadorit. Abbiamo appena acceso la GoPro e facciamo vedere che Dado chiede sempre qualcosa appena uno si siede. Senti chi parla. Dado, mi dai il telefono. Rita, mi passi l'acqua. Dado, mi dai gli ammortizzatori. Gli Hai- occhiali, il telefono. Hai ragione, hai ragione. Gli occhiali, è vero. Comunque ci stiamo mangiando una buona trota salmonata, mi piace, delicatissima, con pomodori di campo regalati da Michela, la moglie di Roberto. Fantastici. Buoni, buonissimi. E poi di nuovo in officina. Quando le accuse vanno su di te cambi discorso, eh? Di nuovo Liveccone a cuore aperto. Riposino e di nuovo dentro, ragazzi. A dopo per l'evoluzione di tutti i lavori. Stiamo facendo grandi cose questa volta, eh? Facciamo un mese di viaggio, 3 mesi in officina. Un mese di viaggio. Pranzo finito, ragazzi, 2:10, siamo di nuovo in officina, di nuovo sulla fossa. Adesso smonta le boccole delle balestre, la parte anteriore. Dai che ce la facciamo, teniamo duro. Buongiorno. Buonasera, ascolti, volevo sapere se avevate delle sospensioni ad aria per un Iveco Daily. Le posso dare... In casa non ce li abbiamo io di Iveco. Ah no? Ah, perché avevo visto nel sito che c'erano... Che possiamo averle, però in casa non le abbiamo, vanno tutti i prodotti che vanno ordinati. Ah, ho capito, va bene, grazie mille. Ragazzi, bellissima notizia, eravamo convinti che le frecce arrivassero domani, invece sono già arrivate oggi, le monta e possiamo partire. Sempre bellissimo quando siamo liberi dagli impegni. Adesso stanno facendo l'ultimo test per l'aria condizionata per vedere il problema, vedere perché surriscalda e perché ha preso fuoco. Adesso abbiamo l'aria condizionata accesa, hanno riscoperchiato qua per vedere cosa succede. E siamo a posto. C'è un casino anche qua, tanti fili tutti attaccati, saldati. È un po' incasinato questo impianto, per dire la verità, eh? E anche lo svecchiamento è in corso, eh? Ci stanno bene? No, mi piace. È l'arancione anni 80. Ha risistemato tutti i fili, rimessi in ordine, pulito dei connettori e sembra che non scaldino più i fili e quindi però stanno cercando di ordinare una resistenza per una prudenza maggiore. Avevamo una piccola infiltrazione anche in un faro, colla a caldo e Massimo ce lo sigilla. Per precauzioni, anche se non aveva niente di apparentemente strano, cambiamo anche una resistenza per stare sempre più tranquilli. Comunque il camper era in moto 20 e più minuti e il riscaldamento era normale. Il calore emanato era normale. È tornato Roberto per salutarci, è in servizio. Buon viaggio, è stato un piacere, buon proseguimento e speriamo di rivederci presto. Grazie. Puoi finanziare, penso io. Poi dico io. Abbiamo fatto un piccolo giretto, testato i freni, testato tutto, il camper nuovo di zecca, non c'è più un rumore, uno scricchiolio dritto, sospensioni perfette. Sono troppo felice, ragazzi. Però al fresco, il clima non dà più problemi, non c'è più puzza di bruciato. E vi faccio anche vedere i fari di nuovo perché sono troppo felice. Belli, eh? Bianchi sono magnifici. E poi soprattutto dritto, perfettamente dritto.
Siamo arrivati al dunque, ragazzi, si paga, grandi lavori e si va via, siamo felicissimi. Adesso è ora di, si dice da noi, da ragazzini dicevamo, si sbattono le ginocchia, perché quando ti avvicinavi al bancone per pagare, guardate, sbattevi le ginocchia nel bancone dove c'era la cassa, quindi vai a sbattere le ginocchia. Siete motorizzati tutti e due? Anche io ero un motociclista e mi piaceva, ho avuto 2 KTM Supermoto, un TT 600, erano moto, basta, campo. Grazie, grazie Gigi, grazie Massimo di tutto. Figurati. Grazie. No, ma adesso aspetta un attimo di andare via. Ah. A me mi deve dare il nulla vostra la morena, poi posso andare. Ma che vai dentro? Andiamo? Si va? Finita la visita a Mariano Comense. Ciao, ciao amici. Grazie. Ciao, Grazie di tutto. Grazie a voi. Sei fantastico. Ciao. Ciao. A te non ti inquadro. Bravo. Ciao. Ciao ciao. Adesso ragazzi, pieno all'Ivecone e di nuovo in viaggio. Speriamo a lungo, Incrociamo le dita e voglio viaggiare un bel po' senza problemi. Abbiamo un parcheggio dove, Rita? Tu mettilo qui. Camper perfetto, direzione Aosta, 2 ore, 196 km. Siamo molto sereni adesso, si guida bene. È cambiato. Era parecchio scoppiato di boccole, di Sidenblock, di braccetti, possiamo chiamarli così. Tante cose hanno fatto. Super casello Milano-Torino. Io dove devo andare? Biglietto, qua. Abbiamo appena salutato la Lombardia, si è entrati in Piemonte. 1 ora e 24 all'arrivo, 148 km, sono le 8:21. È ora di cena, sono le 20:42, ci fermiamo nell'area servizio di Villarboit. Mai sentito nominare, dovrebbe esserci anche carico e scarico, lo vedo, così ci scarichiamo le grigie. Rita, ti piace il muso dell'Ivecone? Bello, Adesso lo rivediamo bene. Vai a buttare la spazzatura. No, è perfetto, va benissimo. Ah ragazzi, una bella doccia rigenerante e rinfrescante, non vedevo l'ora, tutto il giorno in officina, anzi 2 giorni in officina. Adesso si sta lavando anche Dado, Rita ha preparato una cenetta, ci mangiamo qualcosa, non al volo, però senza neanche rimanerci troppo. Pretese, sì. E così poi andiamo in un'area sosta e siamo tranquilli. Un avanzino da pranzo, salsicce e patate, un po' di macinato, pecorino, verdura e un'insalata greca che piace a Rita, ma anche a me, tranne la fetta mi piace tutto. Ci facciamo una bella cenetta rigenerante come la doccia più cenetta mi metterà molto bene. 22:23 abbiamo cenato, stavamo guardando un po' di TV, ripartiamo perché siamo in autostrada e non dormirò mai in un'autostrada, a meno che non ne sia proprio obbligato, quindi devo farmi 1 ora e 18 minuti al parcheggio. Pronti ragazzi, si parte. Introdurre prima il biglietto e poi la tessera. Tessera. Strada statale per Valchiusella, sono le 23:12, mancano 18 minuti al parcheggio, strada molto stretta in salita. Siamo arrivati amici, mezzanotte, tisana e a letto. Bella giornata oggi, sono molto felice per tutto quello che abbiamo fatto. Adesso dormo di cuore. A domani.